At the beginning of these 5 lectures, I'm going to tell you a story. Vi dirò una storia all'inizio di questa lezione oggi. It is this. Oh, that's too much. It is the story of how I became able to stand here today. È la storia di come io sono arrivato qui a questo punto, come sono arrivato ad essere uno studioso. And I'm telling this story not out of lack of humility, but to point out that each one of us comes to the Bible with our own story. E lo dico non per mancanza di umiltà, ma perché voglio insegnarvi che ognuno di noi arriva e giunge a leggere la Bibbia con la sua propria storia. And what we find there will always be closely related to our own story. E ciò che troviamo dentro la Bibbia è fortemente collegato alla nostra propria storia. What I hope to do in this week is to help you get into the skin of our brothers and sisters in the first century to understand their story. E io adesso lo sforzo che farò questa settimana è di farvi entrare nella pelle dei cristiani del primo secolo per capire quale fosse la loro storia. So I begin. Così adesso inizio. I was baptized at the age of 16 Sono stato battezzato a 16 anni when I thought that what I wanted to do with my life was to become an engineer. e pensavo che della mia vita avrei fatto questo, sarei diventato un ingegnere. So I studied sciences, I studied mathematics, E quindi ho studiato scienze, matematica. and then a girl who I was dating E poi una ragazza con cui mi incontravo, con cui avevo appunto, con cui uscivo. Every teenage boy has a girl. Ogni teenager ha una ragazza. She took me to her youth group, Mi ha portato al suo gruppo giovanile. and the leader of the group, the youth minister, found out who I was and that I wanted to be an engineer. E il pastore, il ministro, in qualche modo del gruppo giovanile, ha scoperto che io chi fossi e anche che volevo fare l'ingegnere. So he was very clever. Era molto intelligente. He began to give me books on science and religion. E quindi mi ha iniziato a dare una biografia dei libri su scienze, sul rapporto tra scienza e religione. I was totally fascinated. Ero totalmente affascinato. I still am. Lo sono ancora. So at that point, what I thought I wanted to be was not an engineer, but a philosopher. E quindi a quel punto non volevo più essere un ingegnere, ma un filosofo. So then I went to college. E quindi poi sono andato al college. I had very good teachers at Milligan College, Ho avuto ottimi insegnanti a Milligan College. and I found out something very important about the Bible. E ho scoperto qualcosa di veramente importante sulla Bibbia. The Bible is not a book about philosophy. Che la Bibbia non è un libro, che non è il libro della nostra filosofia. The Bible is a storybook. La Bibbia è un libro di storie, è un libro di storie. If you would have told me in high school that I was going to become a historian, I would say a little bit crazy. Se voi mi aveste detto che io sarei diventato uno storico mentre frequentavo la scuola superiore, vi avrei detto che eravate pazzi. Because I didn't have a good as teacher as this man. Perché non avevo un buon insegnante, come potrei essere forse io qualche volta, di storia. But at Milligan College I did, and so I sort of backed my way into becoming a historian because I wanted to know the answers. E quindi quando sono arrivato a Milligan ho avuto invece un ottimo insegnante di storia e quindi sono ritornato indietro sulla mia decisione e volevo diventare uno storico per capire, per avere risposte alle mie domande. So by the time I was a senior in college, I was a historian. E quindi quando stavo verso la fine del college ero uno storico. And what characterizes good historians is the questions they ask. E ciò che caratterizza i buoni storici sono le domande che fanno. They want to know not simply what happened, Non vogliono sapere solo ciò che è successo, but why it happened. perché è successo. So it's not simply a matter of names and dates. Non è semplicemente un fatto di nomi e date, It's a matter of what actually happened and why.
è un fatto di che cosa è realmente accaduto e perché questo è accaduto. I'm still asking questions. Mi sto ancora ponendo domande. My goal as a scholar has been to understand what made Jesus, his followers, including Paul, attractive. Ciò che è la mia domanda fondamentale è che cosa ha reso Gesù e Paolo alla loro epoca così attraenti. It's easy to stand outside and to say, well, God did it. È molto facile dire, no, mettersi da una parte e dire è stato merito di Dio. But I want to help you get inside to try to understand how God did it. Ma io voglio che voi entriate in quel mondo per capire come Dio ha permesso che loro fossero attraenti. And this is especially important because what Jesus and Paul and the other early followers of Jesus had to say was such a profound challenge to their world. E questo è importante perché ciò che hanno detto Gesù, Paolo, i seguaci di Gesù, per noi è una sfida molto importante ancora. And I think we will see again, as many of you already know, that what Jesus was saying and doing, how he treated people, and how Paul followed him, is still a tremendous challenge to the world that we live in. E quello che è importante è che ciò che hanno fatto Gesù, ciò che ha fatto Paolo, ciò che hanno fatto i seguaci di Gesù, ancora oggi è una sfida per noi ed è molto importante anche per la nostra epoca. In my own life as a scholar then, I began to try to understand the relationship between the gospel, Paul's letters, and the major social problems in the Roman Empire. E quindi durante la mia carriera di studioso io ho cercato di comprendere qual era la relazione tra Gesù, le lettere di Paolo e l'ambiente sociale in cui loro vissero in quel periodo, l'ambiente greco-romano in cui essi vissero. So my PhD dissertation and my first book dealt with the issue of slavery. E quindi la mia dissertazione di dottorato e il mio primo libro aveva a che fare con la questione della schiavitù. In the first century, 1/3 of every living person in an urban environment was a slave. Nel primo secolo un terzo della popolazione che viveva in un ambiente urbano era schiavo. And to my surprise, I found out that many slaves were better educated than their owners. E con mia sorpresa ho scoperto che molti schiavi erano educati, avevano un'istruzione migliore dei propri padroni. That's why they bought them in the first place, to run their business, to mind their children, to do all kinds of important things. E molto spesso loro compravano questi schiavi proprio per far gestire le loro aziende, per educare i propri figli, per fare tutta una serie di lavori che a noi apparirebbero strani oggi. That book then, I didn't know it, but that book became the beginning of a new era of social history in New Testament studies. E quel libro, io non lo sapevo allora, è diventato una sorta di pilastro di una nuova maniera, di una nuova storia sociale correlata al Nuovo Testamento per il primo secolo. From the time of the First World War to the end of the Second World War, there was no serious interest in the social problems that the New Testament dealt with. Dalla fine della Prima Guerra Mondiale alla fine della Seconda Guerra Mondiale non c'era stato un vero interesse nei problemi sociali del cristianesimo del primo secolo. From slavery then I became interested in gender studies and how boys and girls were raised to be good people. E poi dalla questione della schiavitù sono passato alle questioni di genere per capire come ragazzi e ragazze potessero crescere come brave persone. And I'll be talking about that a lot this week. E io parlerò molto di questo questa settimana. The book was very successful in the sense that it was the book for 30 years before it was replaced by younger scholars. Yes. Il libro è stato un libro che ha avuto grande successo e per 30 anni è stato il libro sull'argomento. From there it was easy to move on to study sociology. Da lì è stato facile muoversi a studiare la sociologia. And when I was teaching at the University of Tübingen, I often gave courses in the sociology of early Christianity. E quando sono stato a Tübingen ho sempre offerto corsi sulla sociologia del cristianesimo delle origini.
Some here may recognize the names of very important sociologists, Talcott Parsons and Robert Bellah, but it's okay if you don't tell them. Ok, ho conosciuto, no, alcuni dei sociologi più importanti come Talcott Parsons e Robert Bellah. Okay. Then the next place I moved and where I'm still working is asking questions that I've been taught by studying cross-cultural anthropology. E poi le domande sono continuate e gradualmente mi sono spostato a studiare l'antropologia culturale, And sociale. so I'm inviting you this week to join me in trying to understand, first of all, our own culture in the 21st century, which is very different from the culture in the first century. E quindi una delle cose a cui vi chiedo di unirvi in questo percorso di questa settimana è prima di tutto di capire la nostra propria cultura, la cultura del XXI secolo, che è profondamente differente dalla cultura del primo secolo in cui si è sviluppato il cristianesimo. So I'm really interested then in what we can call the dominant cultural values and social codes of our time. E quindi sono interessato ai valori dominanti, ai codici sociali presenti nella nostra epoca And the dominant social codes of the Roman Empire. e i valori dominanti e i codici sociali invece presenti nell'impero romano. Everyone who read the early Christian documents and believed that they were not simply from Paul but from God knew that this was a very sharp challenge to what their own parents had told them. Chiunque legga gli scritti del Nuovo Testamento dell'epoca alla luce anche degli studi sociologici sa che questo crede che non siano scritti di Paolo o degli evangelisti, ma provengano da Dio, hanno una forte sfida nel dover anche parlare della questione sociale. So, for example, when Jesus turned to his followers and said, "Call no man father on earth, for you have one Father in heaven," he was fighting against the strongest social system in the world, patriarchy. E quindi quando Gesù diceva non chiamate nessuno qui padre nei cieli, ma vi è un solo padre in terra, ma vi è solo un solo padre in cielo, stava combattendo anche un forte sistema sociale presente nell'epoca che era il patriarcato. And when Constantine became the patron of the Christians in the 4th century, he brought patriarchy in. Whoom. E quindi poi quando Costantino, l'imperatore, divenne il protettore del cristianesimo nel IV secolo, introdusse i valori patriarcali all'interno del cristianesimo. Yeah. Up until that time, Christians refused to call the empire the father. Sino a quel momento i cristiani si erano rifiutati di chiamare l'imperatore padre. And he wanted to be called the father of everybody. E lui voleva essere chiamato il padre di tutti. He wanted to be called the pater patria. E lui voleva essere chiamato il padre della patria. And the Christians refused to do it E i cristiani si rifiutavano di fare because questo, they knew there was only one father, perché sapevano che c'era un solo padre, namely God. che è Dio, But their own fathers often were not happy about that either. ma anche i propri padri non erano felici di questa idea. And part of what we're going to see this week that hardly anybody has really noticed before is that when Paul is giving advice with respect to marriage, he pays no attention whatsoever to the fathers of these young people. E quando pochi avevano notato che quando Paolo parla del matrimonio, del rispetto del matrimonio, non teneva conto del padre nel valore tradizionale del termine. Yeah, and this is a good example of why thinking cross-culturally is so important, because since romance became important, young people fall in love and they get married and they hope the parents will be okay. Ok, e questo è importante, vi fa capire quanto possa essere importante lo studio transculturale, perché vi fa capire come quando appunto due si innamorano, poi si sposano, eccetera, devono tenere conto, no, dei ruoli di genitori e di quello che anche i genitori, no, pensano rispetto a questo. But in 1 Corinthians 7, 2 Corinthians 6, Paul is giving advice about marriage
and paying no attention whatsoever to the parents. E quindi in 1 Corinzi 7 e anche in 1 Corinzi 6 Paolo dà consigli sul matrimonio senza dare nessuna attenzione ai genitori. But this should be no surprise, because we remember that Jesus said that you might have to choose between your parents and being his follower. E questo non ci dovrebbe meravigliare, perché Gesù aveva detto che dovevamo scegliere tra i nostri genitori e il Padre che è nel cielo. One of the new perspectives that I will be bringing later in the week about Paul and marriage is something that no one has paid attention to before, namely that Paul really believed that, even if it meant taking the kids away from their parents. È una cosa che vedremo nella nuova prospettiva che io darò, e che appunto Paolo non dava, cioè appunto questa nuova prospettiva dove toglieva, diciamo, e rendeva indipendenti i ragazzi dai propri genitori. More about that later, it's very important. Diremo di questo più in là. È But molto the importante. reward, if you think with me, the reward for this week will be having a fresh and very exciting encounter with our brothers and sisters in the first century as they made decisions to follow Christ. E quello che faremo questa settimana è avere un fresco e vitale incontro con i cristiani del primo secolo per capire quali erano i loro nuovi valori e quello che Paolo gli diceva. And you'll need to be patient with me because I'm going to be talking a lot about the context. E dovete essere pazienti con me perché io parlerò molto del contesto. In the United States, if you are selling real estate, like a house or something, Se appunto negli Stati Uniti voi fate vendite immobiliari, the first question is, la prima domanda è: where is it? Location. dov'è? And someone says, well, what is the next question? Qual è la successiva domanda? Location. Di nuovo dov'è? Okay, what is the next question? E qual è la prossima domanda? Location. Location. You got it. Quindi dov'è You got il it. posto You got it. dove Please. si trova l'appartamento o la casa? So in our study, the most important question is context, contexto. Nei nostri studi la cosa più importante è quello che chiamiamo il contesto. And the second most important question is contesto. E la seconda cosa più importante è il contesto. And then the third most important question is more contexto. E la terza cosa più importante è ancora più contesto. About 6 weeks ago, I had the privilege of listening to one of my favorite New Testament scholars, Tom Wright, New Testament, N.T. Wright. Circa 6 settimane fa ho avuto il privilegio di poter ascoltare uno degli studiosi che io più apprezzo nel Nuovo Testamento, che è Tom Wright, N.T. Wright. From England, yeah. And about 90% I could sign. I agreed with him 100%. E io sono 90%. d'accordo con lui al Yeah, yeah, 90%. so one thing he said I really liked. He said, we have to stop giving 19th century answers to 16th century questions. E lui diceva una cosa molto importante: dobbiamo smettere di dare risposte del XIX secolo a domande fatte nel XVI secolo. And he was talking about how much then the Protestant Reformation has influenced the way we read the Bible. E si stava riferendo a quanto la riforma protestante abbia influenzato la nostra maniera di leggere la Bibbia. In this case, Martin Luther's understanding of the New Testament and of the Jews in the New Testament was raised by his own experience in the Roman Catholic Church. Bisogna ricordare che ciò che Martin Lutero ha compreso della Bibbia e soprattutto ciò che ha compreso dell'ebraismo dell'epoca in cui la Bibbia è stato scritto veniva fuori anche dall'ambiente cattolico in cui era cresciuto. He described the Judaism of the first century as being very legalistic, legalismo, Yes. Descriveva appunto il giudaismo del primo secolo come fortemente legalista. and that the Jews were determined to try to earn their own salvation before God. E gli ebrei tentavano di guadagnare la propria salvezza attraverso una serie di opere. He identified his own experience in the Roman Catholic Church with the Jews because he had been taught that he felt he had to earn his own salvation.
e cercava di identificarsi con l'esperienza che i giudei avevano fatto, perché lui pensava, quando era nella Chiesa cattolica, di doversi guadagnare la propria salvezza. So at first in the university, he was a student of the law. He was a legal student. E all'inizio lui all'università era uno studioso di legge But he felt a distance from God, e si era distanziato da Dio, so he began to become a student of the Old Testament. e poi divenne uno studioso di Vecchio Testamento. Yeah. Then he became a monk, trying to get closer to God. Poi divenne un monaco per cercare di avvicinarsi sempre più a Dio. Then he became a priest, trying to get closer to God. Poi è diventato un sacerdote per cercare sempre di avvicinarsi più a Dio, And he still felt that he hadn't done enough. e pensava sempre di non aver fatto abbastanza. And he identified the Jews of the first century and the law with all these things he was trying to do and couldn't do very well. E quindi cercava di identificare gli ebrei del primo secolo e la legge con tutto ciò che lui aveva tentato di fare nella sua vita. And one of the most shocking things that a Christian has ever written about the Jews was written by Martin Luther. E alcune delle cose più scioccanti che un cristiano abbia mai scritto sugli ebrei sono state scritte poi da Lutero. It's shameful. Sorry. È disonorevole, sì, mi dispiace. So, scholarship goes forward. This is a new paragraph, okay? Yes. Scholarship goes forward in one of two ways. Gli studiosi, no? Gli studi sono andati avanti in due direzioni. The most exciting way is new documents. La direzione più eccitante, più attraente sono i nuovi documenti, Archaeological discoveries. le scoperte archeologiche, For example, the Dead Sea Scrolls. per esempio i rotoli del Mar Morto. The other way is to ask new questions. L'altra maniera di procedere è porsi nuove domande, And together we're going to do both right now. e cercheremo di fare entrambi proprio adesso. When the scrolls were found at the Dead Sea in 1947, Quando i rotoli del Mar Morto furono scoperti nel 1947, one of the documents that was found there was called the Horiot, the Thanksgiving Psalms. uno dei rotoli che è stato trovato si chiamava Odihot, che significa il salmo di ringraziamento. And here's how the majority of them begin. E così inizia il testo. I thank you, O Lord. I thank you that you have forgiven me my sins. Ti ringrazio, Signore, ti ringrazio che hai perdonato i miei peccati. We humans are sinful by nature. We are formed of clay and kneaded with water. Noi umani siamo Well, I'm paraphrasing that. Okay. It's formed of clay and siamo put fatti together with di water. argilla e siamo appunto abbiamo bisogno di acqua e Yeah, siamo mancati. like Genesis 2. Come appunto in Genesi 2. Natural man cannot comprehend God nor proclaim his glory. L'uomo naturale non può comprendere Dio in tutta la sua gloria. His heart and his ears are dust. Il suo cuore e le sue orecchie sono polvere, And man can do nothing apart from the will of God. e l'uomo non può fare nulla se non grazie alla volontà di Dio. And because of the negative views of the Jewish religion that was still shared by many scholars, E a causa della cattiva idea che si aveva del popolo ebraico, a causa di diversi studiosi, they said, oh my God, there were Christians allora, at the Dead Sea. no, questi che stavano nel Mar Morto erano cristiani, Because they couldn't imagine that someone who had not become a Christian already was Okay. able to be so thankful for being saved from their sins. perché pensavano non possono non essere cristiani per essere così grati di essere stati perdonati per i loro peccati. No? Dice che non possono essere così grati di essere perdonati. Se non sono cristiani, e appunto non possono non essere cristiani se yes. non Yeah. yes. This opened a window, first of all like this, and then it became bigger and bigger and bigger Quindi as questo- we began to know the Jews of the first century and not the Jews of Martin Luther.
E quindi questa è diventata una finestra nuova per comprendere sempre di più e sempre più cose degli ebrei del primo secolo, non come le aveva comprese Martin Lutero. So the title of these lectures, The New Perspectives, comes from, first of all, what was called the new perspective on Paul and the law. Il titolo di questa lezione, che è la nuova prospettiva, viene appunto dal titolo La nuova prospettiva su Paolo e la legge. So this week we're going to have a number of new perspectives. Avremo tante nuove prospettive in questa settimana. But tonight we begin to think about Paul and the Jews, Paul and the law. Ma oggi, questa sera, inizieremo a parlare di Paolo e gli ebrei e di Paolo e la legge. Paul never stopped thinking about himself as a Jew. Paolo non ha mai smesso di pensare a se stesso come un ebreo. And one of my teachers, Christer Stendahl, Uno dei miei insegnanti, Christer Stendahl, changed the way in which many people were reading the letter to the Romans ha cambiato la maniera in cui molti leggevano l'epistola ai Romani. because he said for Paul the most important part of Romans was chapters 9 through 11. Dicendo che la parte più importante per Paolo della lettera ai Romani sono i capitoli 9, 10 e 11, when he is reflecting on the future of both Christians and Jews. dove appunto riflette sul futuro sia dei cristiani che degli ebrei. So, let's try to imagine what it was like for Paul to be a Jew in the first century himself. Quindi cerchiamo di capire com'era per Paolo essere un ebreo nel primo secolo. They can turn to the handout now if they want to. Potete aprire appunto, se avete appunto la sintesi che si chiama La nuova prospettiva su Paolo, la legge giudaica, la salvezza e la grazia del Dio vivente. Quello è, adesso stiamo andando in quel handout, in quell'abstract, se ce lo avete. So the first thing we need to understand is that for Paul, the law was in three parts. Three parts. Allora, per Paolo, la prima cosa da capire è che per Paolo la legge era composta da tre parti. And it's right there if you want to read it. Appunto possiamo leggere, no? Dice, per prima cosa la Torah scritta includeva leggi per ogni israelita, come i 10 comandamenti, leggi che ponevano attenzione su come dovevano agire l'uno verso gli altri, che io appunto chiamo parte A, e le leggi speciali per i sacerdoti, come il codice di santità in Levitico 17:26, che si concentravano su questioni come la purità rituale, parte B, e il servizio sacerdotale del Tempio di Gerusalemme. I farisei, e quindi poi c'era la parte C, che appunto faceva parte della tradizione orale, no? Rivelata a Mosè e tramandata per guidare le odierne applicazioni alla vita delle parti A e B, con un'accentuazione sulle prestazioni rituali e la purezza etnica. Questa Torah, tradizione orale, fu infine trascritta nella Mishnah e poi, con ulteriori tradizioni orali, è scritta nei due Talmud. Quindi A, B e C. Yeah. The Pharisees hoped that on the day when they could make everyone keep the law that was especially not for it wasn't in the Bible for everybody, but if they could keep the same law that the priests were keeping in the temple on that day, God would be so impressed he would send the Mashiach, he would send the Messiah. I farisei pensavano, insegnavano che gli israeliti non dovevano seguire solo la parte A della legge, ma anche la parte B, quella che riguardava i sacerdoti. Se questo fosse avvenuto, allora Dio sarebbe stato soddisfatto e avrebbe inviato il suo Messia. So to understand Paul, we know that he was born a Jew, Per capire Paolo dobbiamo ricordarci che è nato come ebreo and then decided as a young man that he would become a kind of a super Jew. e da giovane aveva deciso di diventare un super ebreo, That is, say, a Pharisee. ovvero un fariseo. Nobody was born a Pharisee. You chose to become a Pharisee because you believed that that way would make it possible for the whole land, all of Israel, to become like God's temple. Quindi non si nasceva farisei, ma si decideva di diventare farisei perché in fin dei conti si voleva che
tutta la terra di Israele diventasse il Tempio di Dio. In every house, then the table would become like the altar in the temple. E quindi in ogni casa il tavolo, la mensa, diventava come l'altare del Tempio. So if they were asking you to wash your hands before you came to the table, they were just asking you to respect God's altar. E quindi quando ti richiedevano di lavare le mani, no, quando si entrava in casa prima di mangiare, non era semplicemente un atto comune, ma era onorare l'altare di Dio. This was not legalism. Questo non era legalismo, This was respect for the table. questo era rispetto per la tavola. One of the reasons that Jesus got in trouble with the Pharisees, Ed è uno dei motivi per cui Gesù ebbe problemi con i farisei, because he was willing to have anybody at his table. perché lui voleva che ognuno potesse partecipare alla tavola. He had an open table. Aveva una tavola aperta. And you remind yourself, look at, later on, look at the 15th chapter of the Gospel of Luke. Guardate al 15° capitolo del Vangelo di Luca. Part of his public reputation was that he was eating with sinners and prostitutes and bad people. La parte della sua reputazione è che lui mangiava con i peccatori, le prostitute e persone cattive. From a Pharisaic point of view, that was dragging the nation down, down, down. E da un punto di vista farisaico questo trascinava giù la nazione. Yeah, they were very serious about trying to help the Jewish people then become what God wanted them to be, and they were persuaded that on that day the Messiah would come and the Romans would go. E quindi loro invece erano persuasi che bisognava innalzare la nazione, questo perché solo in questa maniera il Messia sarebbe venuto e i Romani sarebbero stati mandati via, cacciati. So, Paul of Tarsus was very angry initially with Jesus. E quindi Paolo di Tarso era molto arrabbiato all'inizio con Gesù. And when he found out that even crucifying Jesus did not stop it, E si accorse anche che l'aver crocifisso Gesù non lo aveva fermato, and that his followers were saying, no, Jesus is still alive and he is with us. perché i seguaci dicevano no, Gesù è ancora vivo, è con noi. He said, I must stop this. E lui disse, devo fermare tutto questo. And so his first move was to become a persecutor of these people. E quindi all'inizio diventò un persecutore di queste persone. And when we read his own letters, he says that the only reason that he felt guilty was because he had persecuted God's people. E quando noi leggiamo le sue lettere, noi scopriamo che l'unica colpa che aveva su di sé è quello di aver perseguitato queste persone di Dio. We can read, and it's somewhere here on the sheet, we can read in Philippians 3 that with respect to his thinking about himself as a Pharisee, he regarded himself as perfect. E quindi lui in Filippesi 3 afferma che proprio perché era fariseo pensava di essere perfetto. We have been led to think that in Romans 7, that Paul was talking about how he felt before he became a Christian. E quindi noi pensiamo che in Romani 7 lui parli di come si sentisse prima di diventare cristiano. But there's really no evidence for that, because when he's talking about himself when he was a Pharisee, he said, before the law I was blameless. Ma tutto questo è da vedere, perché lui dice prima della legge io ero maledetto. No. Anche senza la legge ero maledetto, sì. Ineccepibile, blameless, sì. So he was on the success track as a Pharisee. Quindi lui stava sulla via del successo come fariseo. His mother probably thought, one day he will be the chairman of the Sanhedrin. Sua madre pensava un giorno sarà il chairman del Sinedrio. My son Saulus, that's my son. Questo He's è the mio chair of the figlio. Sanhedrin. E lui è il moderatore del Sinedrio. So his mother and his father must have been exceedingly disappointed in him. E quindi saranno stati profondamente delusi il madre e padre quando prese l'altra decisione. When he turned his back on their hopes and the hopes of everybody who trusted him.
quando no, voltò le spalle alle proprie speranze e alle speranze di tante altre persone. Now, when in Romans 7 he looks back and says, I wasn't able to do what I wanted to do, Quando in Romani 7 guarda indietro e dice non ero capace di fare ciò che appunto and I volevo did fare what I didn't want to do, e facevo ciò che non ero in grado, che non volevo fare, what he's reflecting on is that what he wanted to do, even when he became a Pharisee, was to serve God with everything he had. significa che quando lui era diventato fariseo, ciò che voleva fare era servire Dio con tutto se stesso. But suddenly it became clear to him on the road to Damascus that he was walking the wrong way. Ma alla via di Damasco immediatamente capì che stava andando sulla via sbagliata And the Holy Spirit convicted him that Jesus was right. e lo Spirito Santo lo ha colpito e lo ha convinto che Gesù aveva ragione. And one of the things you'll hear me stress this week is that it's not enough to believe that Jesus is divine. E una cosa che io sottolineerò spesso in questa settimana è che non è abbastanza pensare che Gesù è divino. You have to believe that he was right. Bisogna anche pensare che aveva ragione. And I'm amazed sometimes by the students I have that want to have a discussion with me about the divinity of Jesus. No, e talvolta alcuni dei miei studenti vogliono discutere con me sulla divinità di Gesù, When they don't think he was right, però non pensano che avesse ragione. they don't do what he said. E quindi non serve a niente questo tipo di discussione. And in the Gospel of Matthew, this attitude is already known. Nel Vangelo di Matteo già è conosciuto questo tipo di atteggiamento. In Matthew, on Jesus' lips are the words, "Why do you call me Lord, Lord?" No, nel Matteo Gesù dice perché mi chiami Signore? He doesn't say, "Why do you call me Lord, Lord, and don't believe that I'm the Son of God?" Non dice perché mi chiami Signore, Signore e non credi che io sia il figlio di Dio. No, he says, "Why do you call me Lord, Lord, and don't do the things I told you to do?" Ma dice perché mi chiami Signore, Signore e non fai le cose che io dico di fare, scusate. And one of the problems that was created in Christian history was created after Constantine when he turned the Christian religion into a system of belief rather than a way of life. E uno dei problemi che ha avuto il cristianesimo è avvenuto dopo Costantino, quando il cristianesimo è diventato un sistema di credenze piuttosto che una maniera di vita. He himself never put his sword away. Lui stesso Costantino? non ha messo mai la spada via, He killed his own son the year before the Council of Nicaea. e ha ucciso il proprio figlio, He killed his wife the year afterwards. e ha ucciso la propria moglie, Costantino, no, dopo il proprio figlio. But he was the chairman at Nicaea when he said, "You have to believe that Jesus is light of light and God of God." Ma è lui che ha detto che Gesù era Dio, era Dio tra Dio e appunto era somigliante, la citazione del credo di appunto Nicea. So you will see, to jump ahead in what I want to say about Paul and the law, my contribution to this discussion is to raise the whole question about God. Il mio contributo alla discussione è cercare di far sorgere domande su Dio. My other scholars, including people I will talk about, Ed Sanders, Jimmy Dunn, N.T. Wright, they talk about very important things. But in the end, in my judgment, the big question is, who is God and what is God trying to do with us? Altri studiosi come James Dunn, N.T. Wright, che abbiamo già citato, Saunders, hanno posto diverse questioni, ma la cosa più importante è capire chi è Dio e cosa ha fatto per noi. Okay, how are we doing on time? How are we doing on time? We have another 15 minutes, right? Tell me, because this is going to, you have to come back to hear the rest of the story. Yes. Okay. We've been talking then about what is called the vecchia prospettiva, the traditional perspective that said that the Jews were caught in legalism and didn't understand God's grace. The fact is that all Jews,
from the most conservative, the ones way out in the desert, to the most liberal ones who were cooperating with the Romans and running the temple, they all believed in the grace of God. Tutti gli ebrei del primo secolo, da quelli più conservatori e più separatisti che vivevano nel deserto, a quelli più liberali e più collaborazionisti con l'impero romano, credevano nella grazia di Dio. It was by the grace of God that we were brought from Egypt when we were slaves. Era per grazia di Dio che erano stati portati fuori dall'Egitto e salvati. It was by the grace of God that God gave Moses the Ten Commandments. È per grazia di Dio che Dio aveva dato a Mosè i 10 It's comandamenti. by the grace of God that we had the land. È per grazia di Dio che avevano avuto la terra promessa. It's by the grace of God that we were able to build the temple again. È per grazia di Dio che avevano avuto la possibilità di costruire il Tempio di nuovo. It's by the grace of God that the Maccabee brothers were able to drive off the Greeks and the Syrians. È per grazia di Dio che i Maccabei avevano avuto la possibilità di mandare via sia i greci che i siriani. And it will be by the grace of God that finally the Romans will go home. E probabilmente speravano che alla fine, per grazia di Dio, anche i romani sarebbero andati via. Our job, all the Jews believe, our job then is to be faithful and simply to do what God has asked us to do. E i giudei credevano che il nostro lavoro, il nostro operato era essere fedeli e fare ciò che Dio ci chiedeva di fare. So, the new perspective is saying that that is emphasizing God's grace that was always there. Luther misunderstood it. All those in the last few centuries it's been far too easy to demonize Jews as being people of legalism trying to earn their salvation. Quindi la nuova prospettiva afferma che tutti gli ebrei credevano nella grazia di Dio, che Lutero non ha interpretato male questo aspetto della grazia di Dio nei giudei e che è sbagliato vedere gli ebrei come dei legalisti, come in qualche modo viene fuori dalla lettura luterana appunto dell'ebraismo. So part of the new perspective begins then with a new perspective on Judaism. That's where it begins. Parte della nuova prospettiva, parte come una nuova prospettiva sull'ebraismo del primo secolo. We often refer to it as the new perspective on Paul, but it's really, first of all, a new perspective on the Judaism in which he became and when he became a Pharisee. Molto spesso si parla di nuova prospettiva su Paolo, ma sarebbe giusto parlare di nuova prospettiva sull'ebraismo in cui lui si è formato. And this was something that I was being taught by my teacher, Christopher Stendhal. I didn't even know how new it was. Questo è qualcosa che mi è stato insegnato dal mio insegnante, appunto, Christian Stendhal, e quando mi è stato insegnato io non sapevo neanche quanto fosse nuovo. And part of the reason was out of my own personal history. E parte della ragione viene fuori anche dalla mia storia personale. My father was a great tenor singer. Mio padre era un grande tenore. Yeah. If he had not married my mother, he had people who wanted him to go to New York to become a great star. E quindi se non avesse sposato mia madre, probabilmente alcune persone avrebbero voluto che lui fosse andato a New York per diventare un grande cantante lirico. It's good for me that he married my mother. È buon per me che ha sposato mia madre. But that meant here was this great voice in Ohio. And where was he going to sing? Era una grande voce in Ohio, ma dove doveva andare a cantare? So he was invited to sing in various Christian churches. E quindi era invitato a cantare in diverse chiese cristiane. And he also became the cantor in the Jewish temple in Canton, Ohio. E divenne anche il cantore nel tempio, nella sinagoga ebraica a Canton, Ohio. My mother died when I was just 16, she was just 39. It's a very sad story. Mia madre è morta quando io avevo soltanto 16 anni e lei aveva solo 39. I only tell you that here because the first person who came to our house to wish us, to give us sympathy, was the rabbi.
Volevo dirvi questo perché la prima persona che, quando mia madre è morta, è venuto per darci le condoglianze, per copartecipare il dolore, è stato il rabbino. And he was on crutches. He was on crutches, Era sulle stampelle and our sidewalk was very icy. e il nostro sentiero per entrare in And casa so- era ghiacciato. I will always remember seeing him come up like this. E come vedete, no? Me lo ricordo che veniva And he was the lentamente. first person who came in the house to tell us how sorry he was. E lui è stato la prima persona a entrare in casa per dire quanto fosse dispiaciuto. So when my teacher, Christopher Stendhal, was talking to me about good relationships between Jews and Christians, I was already there in my heart. E quindi quando Christian Stendhal mi ha iniziato a parlare delle buone relazioni che ci devono essere tra cristiani e ebrei, io ero già a quel punto. One of the questions that Christopher Stendhal asked us to think about was whether Paul was converted or whether he was called. Now, what's the difference? Una delle grandi domande che Christian Stendhal faceva era: ma Paolo si è convertito o è stato chiamato? Questa è una delle grandi questioni. Paul himself says he was called. He said he was called like the prophet Jeremiah. He says even God had him in mind way back when he was born, right? E Paolo stesso dice di essere stato chiamato come il profeta Geremia da quando era nel grembo della madre. From Paul's point of view, he was still moving towards God. He was still hearing the voice of God. He thought he heard it when he was a Pharisee. Now he has heard it definitively in the risen Christ. E dal punto di vista di Paolo, lui ha sempre ascoltato la voce di Dio. Quando era fariseo ascoltava la voce di Dio. L'ho ascoltata poi, ho ascoltato il Cristo risorto. It was really Augustine in the 5th century who wanted to talk about Paul being converted. È stato Agostino nel V secolo a parlare di un Paolo convertito, As if he had turned his back on Judaism. come se avesse voltato le spalle agli ebrei. But here's what we have to remember. Augustine is already after Constantine, who has a state church, a state-sponsored religion. E quindi non dobbiamo dimenticarci che Agostino viene dopo Costantino, quando ormai esiste una chiesa di Stato, una chiesa, come dire, protetta dallo Stato. And the Roman Empire wants to use Christianity as a religious ideology. E l'impero romano in quel periodo voleva usare il cristianesimo come un'ideologia a favore dell'impero. In Constantine's kind of Christianity, which was based on what you said you believed, and not on what how you actually acted, the pagans said, whatever, as long as we don't have to change our behavior, we'll say anything you want. Nella religione di Costantino, dove contava ciò che tu credevi più che come tu agivi, la reazione dei pagani era: va bene, basta cambiare sistema di credenza e non comportamento. Sì. Danke. Grazie. The Jews, however, said, no. Jesus did not fulfill all our wishes for the Messiah. E sapete che gli ebrei hanno detto no e hanno detto: Gesù non ha in qualche modo adempiuto a tutto ciò che noi pensavamo dovesse fare un Messia. They were very disappointed that Jesus was crucified, even though many of them called for his crucifixion. Erano molto in imbarazzo per il fatto che fosse stato crocifisso, era una sorta di fallimento per loro. To come back to the Pharisees had a different program. I farisei avevano un programma differente rispetto a quello. And Jesus was really pushing against that. E Gesù stava veramente premendo contro quel tipo di programma. The Pharisees had taught that purity has to do with pleasing God by the food you eat and by the people that you eat with. No, per i farisei era molto importante la purità e i cibi che mangiavi e le persone con cui mangiavi. As I said before, they were trying to live as if they were priests. No, cercavano di vivere come se fossero dei sacerdoti. Jesus then his plan was so different that it really disappointed them and disappointed Paul at first, but when he became then Paul's missionary to the Gentiles, I need to finish that sentence. Let's do it again. Okay.
When Paul then became a missionary to the Gentiles, he believed that he was inviting the Gentiles to join those Jews who were ready to move into the next stage of God's plan. Quando Paolo diventa l'apostolo dei gentili, lui pensava semplicemente di stare invitando i gentili a entrare insieme ai giudei che avevano fatto in qualche modo il salto verso il cristianesimo. So after Christopher Stendhal, the next phase, and it's in the handout, in the so-called New Perspective on Paul, was created in 1977 by an important scholar who was teaching in America, a Canadian who was teaching in England by the name of Ed Sanders, E.P. Sanders. Il passo successivo della nuova prospettiva è stato fatto da un altro studioso nel 1977, uno studioso also Canadian, it's American and Canadian? Yeah, Oh, well, I think he came from Canada. to start out came with. from Canada. He's at Duke University. Canadese americano che si chiama E.P. Saunders e che nel 1977 So he wrote a fat book, and the first half of that book is saying the German scholars are wrong. Allora, ha scritto un libro, sì, Paolo e il giudaismo, abbastanza poderoso, e tutta la prima parte del libro sta dicendo gli studiosi tedeschi su Paolo hanno torto. They paid too much attention to Luther and not enough attention to Paul. Hanno dato troppa attenzione a Lutero e poca attenzione a Paolo stesso. The next person, and so I was at various meetings when Ed Sanders spoke, and other German scholars stood up and said, no, sola fide, sola fide, sola fide. Io sono stato a diversi incontri in cui Sanders ha parlato e i tedeschi si sono alzati e hanno detto no, sola fide, sapete, sola fede, no? Il motto di Lutero. Tu stai sbagliando rispetto a quello che dici. And Ed Sanders would say, yes, the Jews believed in sola fide too. That's how you start. That's how you start. Sanders rispondeva, sì, giusto, anche gli ebrei credevano nel sola fede. The question is, if you start with sola fide, what do you do next? La domanda è, ma se tu parti col sola fede, qual è il prossimo passo? So often sola fide then has been later understood as what I would call a psychological attitude. No, talvolta il sola fide è stato visto come, io dico, come una tendenza psicologica. And what that meant in Germany in the time of Hitler was you could say that you believed in God and still follow Hitler. No, per esempio questo poteva implicare che quando, no, durante il periodo nazista tu potevi credere in Dio nel sola fede e continuare a seguire Hitler. Because it was what you said you believed, sola fide. It was not how you acted, it wasn't how you treated people. Perché ciò che contava era ciò che credevi, il sola fede, non come trattavi le persone e come agivi. And that kind of Christianity was created all the way back in the 4th century by Constantine. E questo tipo di cristianesimo è stato creato nel IV secolo dall'imperatore Costantino. The next person then who stood on Ed Sanders' shoulders is a friend of mine by the name of Jimmy Dunn, James E.G. Dunn. E lo studioso successivo che ha studiato, no, e si è messo sulle spalle di Saunders si chiama James Dunn. And this really, friends, is how scholarship goes forward. One person can take it. It's like a relay race. You know what I mean by that, a relay? Sì. È come una staffetta, yes. No, gli studiosi sono come una sorta One di takes it staffetta. this far, pick it up, you take it this far, and hand it off. È come appunto se uno prende il testimone, lo prende, lo porta all'altra mano e lo dà all'altra Yeah. persona. So Christopher Stendhal to E.P. Sanders, now to Jimmy Dunn. E quindi prima Stendhal, poi Sanders e poi Dunn. And Dunn said, really, what Paul was talking about, and the problem that he's talking about in Galatians 2, is not the law as such. It's rather the works of the law. The works of the law. E Dunn afferma, quando Paolo parla della legge, non sta parlando della legge in sé, ma sta parlando delle opere della legge. And what he discovered was, and what he thinks Paul meant was, the works of the law was to create, the effects of the law was to create a sense of pride and of nationalism among the Jews
in the Roman Empire. E il problema è che Dan vede che le opere della legge hanno creato un senso di orgoglio e di nazionalismo giudaico durante l'impero romano. So there would be times when the children in Jewish homes would ask, why do we do things differently? No, ci sarà stato un momento in cui i bambini ebrei chiedevano perché facciamo le cose in maniera differente. And many parents didn't have a big education, and so all they could say is, because we're not like the Gentiles. E per molte persone che magari non avevano molta istruzione rispondevano semplicemente perché non siamo come i pagani. That's why. Questo è perché appunto agiamo diversamente. That's what the Gentiles do. We do it this way. No, i gentili fanno in questa maniera, noi facciamo in quest'altra maniera. So what Dunn has helped us to understand is that phrase, so very important in Galatians 2:16, is that to take seriously the phrase, the works of the law, not the law itself, but the way in which then the law was being used to define a people, many times had become very proud that they were listening to God when they knew the Gentiles were not. Quindi Dan ci ha aiutato a comprendere bene quello che viene detto in Galati 2,16, quando si parla delle opere della legge come una maniera di identificare le persone che diventano orgogliose di queste opere della legge e si identificano in esse. Let's see, let's jump down to number 6. I think we're getting close to the end, aren't we? Yes, we are close to the end, another 5 minutes. Another 5 minutes, okay. Okay. Well, the next person in this relay race is, and I'll be at the end of it, but I can do that tomorrow. Yeah, okay. But the next person in the relay race is Tom Wright, on your handout, who the climax of the covenant, Christ in the law, and Paul in fresh perspective. E il prossimo personaggio nella staffetta è Tom Wright. Vedete le cose che sono state scritte da Tom Wright, vedete che l'unica tradotta è Paul in fresh perspective, che è stato tradotto in italiano. Quindi. So he agrees. This is a relay race, so he still has some of the same ideas. He's bringing him forward. Lui ha alcune delle He stesse agrees with Sanders that Paul thought that Israel was guilty of legalism or believing that they could earn their own salvation by doing opere buone. Quindi lui è d'accordo con Sanders che Paolo non è colpevole di legalismo né che in qualche modo respingesse la legge. And he agrees with Dunn in Dunn's judgment that many of the Jews had developed a sense of national righteousness and the belief that fleshly descent guarantees membership in God's true covenant people. Ed è d'accordo anche con Dan quando parla in qualche modo dell'idea che gli ebrei avessero sviluppata un'idea di giustificazione nazionale, va bene? Credere che l'essere membri del popolo di Dio li rendesse appunto differenti, come abbiamo detto prima. So, whereas Dunn was focusing on the things that he thought that Paul was rejecting, namely the sense of national consciousness, the sense of the privilege of being a Jew, where Wright takes the baton further is on the positive side, to talk about all the things in Paul's thought that come straight out of his Judaism. E quindi mentre Dan ha guardato soprattutto ai lati negativi dell'aspetto, le cose che Paolo respinge, il nazionalismo, l'appartenenza e così via, invece Tom Wright si è concentrato sugli aspetti positivi del giudaismo di Paolo, quindi sul come tutto questo lo abbia formato, e lo abbia in qualche modo aiutato nelle sue idee, in quello che ha detto, in quello che credeva. Okay, I guess I do have time. I'll do Bartchy too. Bartchy too? Yeah, Okay, I'll do Bartchy. As I said a few minutes ago, I think at the root of it all, and what has to be talked about, is the nature of God and the nature of salvation. Quindi, come ho detto, per me ciò che è importante appunto è parlare della natura di Dio e della natura della salvezza. In my experience in churches of all different kinds in the United States and also in Germany, I find that the two words used most often
with the least amount of clarity are the words God and the word salvation. Nella mia insomma girovagare tra gli Stati Uniti, la Germania, nelle varie chiese, ho scoperto che due parole sono tra quelle meno chiare usate nelle chiese: Dio e salvezza. So someone comes in the churches to say they want to become a follower of Jesus, right? Alcuni vengono nella chiesa e dicono che vogliono diventare seguaci di Gesù. And it's okay. In most churches, they say, "Do you believe that Jesus is the Son of God?" E in molte chiese ti chiedono: tu credi che Dio è il figlio, Gesù è il figlio di Dio? It would be much better if they started out, "Who do you think God is?" Sarebbe molto meglio chiedere: chi pensi che sia Dio? Because people bring all kinds of crazy ideas about God Perché le persone hanno tutte le idee più strane su Dio, out of their own experience. I mean, what else? che vengono fuori dalla propria esperienza o da qualcos'altro. Then you ask them, "Would you believe that Jesus is the Son of God?" E tu invece chiedi: tu credi che Gesù è il figlio di Dio? And they say, "Sure," Sicuramente, loro which dicono, means that they can only see this much of Jesus perché loro vedono solo una parte ristretta di Gesù, because they define Jesus by God, by their understanding of God. perché guardano a Gesù secondo la loro comprensione di Dio. In the first century, the big question first was, is Jesus right? La prima grande domanda nel primo secolo era: Gesù ha ragione In what he is saying about God's will for the world? in ciò che dice a proposito della volontà di Dio per il mondo? If God is right, if Jesus is right, everybody is welcome now. Se Gesù ha ragione, tutti sono benvenuti adesso. Fathers should not have more power over you than God does. I padri non hanno più potere di quanto ne abbia Dio adesso per voi. God doesn't care that much about what's going on in the temple anymore. Dio non ha più interesse di ciò che succede nel Tempio ora. God doesn't care what's happening so much in Jerusalem anymore. Dio non si preoccupa più tanto di quello che succede a Gerusalemme adesso. You cannot call on God's name to kill people. Non puoi uccidere persone invocando il nome di Dio. He said one of the most radical things in the first century, God loves God's enemies. E dice una delle cose più radicali nel primo secolo: Dio ama i nemici. If you have to kill someone, don't think that God is going to help you. Se vuoi uccidere qualcuno, non pensare che Dio ti aiuterà. And so for the first 300 years, the Christians then did not kill anybody. E per i primi 3 secoli, in effetti, i cristiani non uccisero nessuno. Well, you and I know in the 21st century, we're still living with the history of the Crusades. E noi Pope ancora, Urban II called young people like some of the people here to go kill people in the name of Jesus. e noi oggi nel XXI secolo viviamo ancora la memoria delle crociate, quando il Papa Urbano II chiamò giovani come alcuni presenti in sala a uccidere altre persone. And so many of the problems we're having in our own time in the Middle East go back that far. E molti dei problemi che noi oggi abbiamo in Medio Oriente vengono fuori da quel periodo. So who is God? The people in the first century who began to believe that Jesus is right, that he was right about God. So pretend with me that we have what in English is called a teeter-totter, a child's thing, Ok. like this. Allora, immaginate, adesso dobbiamo pensare di entrare nel primo secolo e vedere chi era Dio per loro, come se fosse una specie di asse di equilibrio, no? Saliscendi, sì. Del parco, sì. On this side is Jesus. Da una Ok. parte c'è Gesù, God is up here, but you can see Jesus. You can see what Jesus does. You can see how he treats people. You can see what he says. You see how he dies rather than to kill anybody himself. And that defines who God is for these people. When they say that Jesus is the Son of God, God now is like Jesus. e quindi pensando a questo, all'asse di equilibrio, noi vediamo, no, le persone del primo secolo vedevano Gesù, vedevano ciò che faceva Gesù, vedeva Gesù che era morto e che non aveva ammazzato nessuno, e questo li portava in una linea immaginaria a capire chi fosse Dio, quindi Dio si impersonava in Gesù. From the point of view of a history of religion, a historian of religion, which I am, the remarkable thing is not that they said that Jesus is like God. Dal punto di vista della storia delle religioni non è importante l'affermazione Gesù è Dio,
There were people who said that the emperor is like God. Perché c'erano persone che dicevano che l'imperatore fosse come Dio. The absolutely mind-blowing, if you know what, can we say mind-blowing? La cosa sconvolgente per le menti Is the claim that God is like Jesus. era That's appunto the new thing. l'appello o l'affermazione che Dio era come Gesù e non viceversa. So if God is like Jesus, God is the living God that is talked about in 1 Thessalonians. E quindi se Dio è come Gesù, Dio è il Dio vivente, come viene affermato in 1 Tessalonicesi. As the living and true God, he does things. E quindi come Dio vivente è vero, fa delle cose. He's still trying to do things. Fa ancora e cerca ancora di fare delle cose. And we have been invited to help. E noi siamo invitati ad aiutare. So how we act is absolutely critical. Quindi come agiamo è assolutamente un punto critico. And this comes down to salvation. E questo poi arriva alla concezione della salvezza. Of course, there is a time when it begins, but salvation is a process. Ovviamente c'è un momento in cui inizia, ma la salvezza è un processo A process throughout our entire lives. che attraversa tutta la nostra vita. Sometimes my students will say, if you believe that, then what does it mean for you to be saved? No, qualche volta chiedo agli studenti che cosa significa per te essere salvato. I say, Jesus keeps me from robbing banks. E io dico, Gesù mi ha mantenuto da robbing banks, Yeah, come on. sì, dai capitali delle banche, sì. Yeah, he keeps. Mi ha evitato di rapinare le banche, cioè, Yeah, giusto. he keeps me from being a jerk. Mi ha appunto evitato di essere un imbroglione, a jerk, How do we say that? un idiota, sì. Yeah, okay. He keeps me from saying bad things back to people who say bad things to me. Mi mantiene da rispondere male a persone che dicono cose cattive nei miei confronti. He makes me stop and talk to the poor person on the street Mi permette di fermarmi e parlare ai poveri nelle strade, to find if there's any way to help. cercando di capire se c'è una maniera in cui li posso aiutare, Because I'm always doing things. perché sto sempre facendo cose. The question is, what kind of things am I doing? Ma la domanda è che tipo di cose sto facendo. And if God is the living God, then the God is trying to help me do the things I do in a way that will bring praise to Him. E se appunto Dio è il Dio vivente, Dio mi permetterà di fare cose che permettono di celebrare questo Dio vivente. And as wonderful as the loaded music is, the praise music, that is supposed to go every minute of our day in how we treat each other, how we respect each other, how we love each other. Ed è molto bello sentire la lode, eccetera, la musica di lode, perché è quel momento che dovrebbe somigliare a come dovremo trattarci l'un l'altro in ogni momento della giornata. So there is no contradiction between Paul and what is written in the book of James. Quindi non c'è nessuna contraddizione in ciò che dice Paolo e ciò che è scritto nell'epistola di Giacomo. Someone says, is Paul really telling you things to do? Perché Paolo ti sta dicendo cose che devi fare. If you read Paul's letters only with the lens from Luther of sola fide, you miss all the things he's telling you to do. He's always telling you to do something. Se tu leggi con le lenti di Lutero, cioè le lettere di Paolo, rischi di perdere tutto quello che Paolo ti dice di fare, perché in ogni lettera dice di fare delle cose. One of the great advantages we have from having the New Testament and knowing that it's different from our creeds and from our theology is that we can look at the New Testament again with fresh eyes. Una delle cose che è importante del perché abbiamo il Nuovo Testamento, indipendentemente dai nostri credi e dalla nostra teologia, è che noi possiamo tornare a leggere il Nuovo Testamento e leggerlo con occhi nuovi. So, my last few sentences. There's a phrase in 1 Corinthians 9. In the Greek, it's enomos Christo. Enomos Christou. It means the law of Christ.
Le ultime cose che volevo dirle. In 1 Corinzi 9 c'è questa espressione in greco che è nomos Christou, che significa la legge di Cristo. They said, well, how could there be a law of Christ? Christ did away with the law. E qualcuno dice, come può esserci una legge di Cristo? Cristo ha abolito la legge. The part that was done away with was the part that created pride and nationalism, and the part that kept the Gentiles and the Jews separate. But there's still the doing of God's will, and that's what is in this word nomos. E ciò che conta invece è che non c'è un'abolizione della legge, ma c'è l'abolizione di quella parte della legge che aveva creato l'orgoglio ebreo, il nazionalismo ebreo e che manteneva separati ebrei e gentili. Ma rimane la legge di fare e di agire secondo la volontà di Dio. So please this week, think with me about what you mean when you use the word Deo, when you use the word God, and what you mean when you use the word salvation. What's going on? See you tomorrow. Ok, quindi questa settimana pensate con me a che cosa significa per voi la parola Dio, a che cosa significa per voi la parola salvezza e andiamo avanti. Questo è tutto per oggi. Amen.